Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo le nuove batterie LiPo HV della Beta FPV, le Lava 2. Se volete acquistarle trovate il link in descrizione. Le Lava 2 sono batterie 1S e coprono un'ampia gamma di soluzioni, a partire dalle più piccole da 280 mAh fino alle più grandi da 680. Le 280 e le 320 sono ideali per i WUP da 65 mm, mentre le 480, 580 e 680 mAh sono ideali per i WUP da 75 mm. Ogni singolo kit contiene 5 batterie per le 280 e le 320 mAh e 4 batterie per le 480, 580 e 680 mAh. Come notiamo, le batterie più piccole si inseriscono perfettamente nei telai Beta FPV da 65 mm, come l'R65 o il 1,65 m. Anche le più grandi si inseriscono perfettamente nei telai da 75 mm, come quelli del 1,75 m, sia in versione digitale che analogica. In questa tabella possiamo notare le specifiche principali. Ovviamente aumentando la capacità aumentano anche peso e dimensioni, tuttavia le specifiche come il C-Rate e il connettore rimangono comuni per tutti i modelli. Per quanto riguarda il connettore abbiamo un BT 2.0 che è disponibile in tanti caricatori per LiPo nacella. Per la carica possiamo usare un caricabatterie V-Fly o il nuovo caricabatterie della Beta FPV, che vedremo nel dettaglio in una prossima recensione. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e vediamo come scegliere al meglio le batterie che fanno al caso nostro. Come sempre all'aumentare della capacità aumenta anche il tempo di volo, ma avremo un drone più pesante e meno reattivo. A mio parere i tagli per i modelli da 65 mm sono parecchio interessanti, le 280 mAh risultano le più leggere ed in ambito racing possono fare la differenza per i piloti più competitivi. Anche le 320 mAh sono parecchio interessanti per il racing, infatti avere una LiPo con maggiore capacità può essere utile per quei piloti che hanno bisogno di più tempo per completare la gara e può fare la differenza tra una gara conclusa e una gara abbandonata per LiPo scarica. Le batterie da 480, 580 e 680 mAh vanno un po' fuori dal contesto racing, ma anche qui si applica lo stesso concetto di scelta tra un drone più reattivo e uno con maggior durata di volo. Se col vostro micro siete interessati maggiormente ad un volo freestyle e cercate la massima reattività possibile, allora le 480 mAh sono la scelta che fa per voi. Se invece preferite un volo più cinematico e privilegiate i tempi di volo, sicuramente le 680 sono da preferire in questo caso. Se invece cercate una via di mezzo, le 580 sono un buon compromesso tra reattività e tempi di volo, quindi se siete indecisi su quale prendere, la scelta ideale potrebbero essere queste. Al di là del taglio che andrete a scegliere, le batterie Lava 2 sono un passo in avanti rispetto alla vecchia generazione, sia per C-Rating sia per tagli a disposizione, e si configurano come una scelta molto valida nel caso stiate cercando delle LiPo HV1S per il vostro WUP. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.